Ciao, bentornato su Non Mi Dire. Hai un account Gmail personale, ma magari ne hai anche uno per lavoro, oppure anche uno per le newsletter e per i giochi. E quindi poi sei costretto a loggarti, a sloggarti per controllare la posta di volta in volta. Queste sono cose che non si fanno più. Adesso ti faccio vedere come è possibile poter gestire la posta di più account Gmail nello stesso Gmail, nello stesso punto dove tu vai ad aprire Gmail. E inoltre, cosa importantissima, ti mostrerò come si configura un indirizzo email esterno, quindi magari di un dominio proprietario, all'interno di Gmail, in modo tale che tu potrai gestire l'invio e la ricezione della posta nella tua Gmail, senza dover andare a utilizzare il webmail del servizio di posta che ti viene offerto. Quindi rimani fino alla fine. È un video, diciamo, molto richiesto online, perché ci sono varie possibilità di intoppi nel dover configurare, ma per te sarà semplicissimo e te lo mostrerò. Allora, innanzitutto partiamo dalla configurazione di un account Gmail aggiuntivo, ok? Quindi tu hai un secondo account Gmail, qui sopra ti comparirà questa famosa immaginetta, logo, riferimento al tuo Gmail. Clicca qui, aggiungi account, ti comparirà questa finestra e inserisci il nome dell'account. Ok, io prendo quello lì che abbiamo, anzi facciamo così, ecco qui. Adesso ci vado a mettere la password, andiamo avanti. Vabbè, questa è la passkey, per ora la saltiamo. Ok, qui praticamente mi dice che esiste questo stesso indirizzo su un altro profilo di Chrome, ok? E quindi mi chiede di dover passare direttamente a Chrome. Io no, perché voglio farti vedere praticamente all'interno di Gmail come viene gestito. Qui puoi anche dire diciamo l'indirizzo di casa, quindi dove è il domicilio, però saltiamo. Aggiungi l'immagine del profilo, ricevi aggiornamenti, ovviamente ti fa un po' di domande per poter gestire al meglio, ed eccolo qua. Eccolo qui. Qui ora abbiamo la possibilità di poter controllare posta su questo account. Questa parte di qui sotto che vedi serve per attivare le notifiche da desktop per Gmail, che in alcuni casi può essere anche utile, perché magari, ecco, come in questo caso, ti arrivano email sull'altro indirizzo email. Ovviamente se stai lavorando su questo, quell'altro non lo potrai controllare, e le notifiche ti avviseranno per l'arrivo dell'email, ok? Quando vuoi ritornare sul tuo principale, diciamo così, vedi, esce scritto anche qui predefinita, ci clicchi sopra e ripassa nuovamente su quell'altro indirizzo email. Molto semplice. L'importante è avere i dati corretti sotto mano, ok? Quindi username, password. Come hai visto, non mi ha dato, diciamo, non mi ha richiesto l'autenticazione a 2 fattori, tutte queste altre cose così. Perché? Perché quel profilo, come hai letto il messaggio, era già presente su questo computer con la finestra di Chrome inserita, perché sono 2 accessi diversi. Uno, è possibile accedere con Chrome, con il tuo account, e quindi avere anche Chrome personalizzato per quell'account, e ovviamente di conseguenza hai il Gmail. Oppure gestire in un solo Chrome, come in questo caso, 2 o più account Gmail. Ok? Sono 2 cose separate. Ora ti devo mostrare una cosa
che diciamo è richiesta e ci ritroveremo un po' tutti ad affrontare, sarebbe la configurazione di un indirizzo email esterno, un dominio privato di solito. Outlook al momento non permette più la configurazione dal desktop all'interno di Gmail. Anzi, ti dico di più, Outlook sta dando anche alcuni problemi se vogliamo gestire la posta all'interno di Gmail per quanto riguarda lo scarico della posta e quindi poi le eventuali notifiche. Diciamo che è un discorso di sicurezza che Outlook ha aumentato nei suoi diciamo nei suoi account, ok? Quindi volevo fartelo vedere con Outlook, ma non mi è stato possibile, quindi ho preso un indirizzo email di un dominio proprietario. Allora, per poterlo configurare dobbiamo andare sempre in impostazioni. Andiamo in account e importazione. Allora, qui abbiamo la possibilità di invia messaggio come, e qui abbiamo la possibilità controlla la posta di altri account. Allora, invia messaggio come e diciamo che ti serve se tu all'interno di Gmail vuoi inviare un'email con l'indirizzo proprietario senza dover accedere alla webmail oppure a un software di gestione posta. Molto semplice se hai tutti i parametri di configurazione delle email che deve essere messa qui sopra. Attenzione, perché la difficoltà sta proprio lì, è nel reperire i parametri di configurazione. Allora, ti comparirà questa finestra. Io lascio questa qui inalterata. L'indirizzo che ho creato, me lo sono segnato? Sì. Allora, prova, eccolo qua, @zensoft.it. Andiamo avanti. Allora, il server SMTP in questo caso, cioè nel mio caso, è questo qui. Adesso lo vedrai. Sempre nel mio caso la porta è 587. Il nome utente, allora vediamo un attimo. No, il nome utente non ce l'ho. Allora un attimo che lo devo recuperare. Allora, eccomi qui, scusami per l'interruzione. Ho recuperato il nome utente. Allora, è questo qui. Perfetto. E poi abbiamo questo qui. Ok, la connessione sempre nel mio caso è questa qui. Vediamo un attimo. Ok, invia un'email con un link di conferma. Allora, vediamo un attimo se l'email arriva. Questa me la conservo di qua, che magari, anzi me la conservo sotto, non dovesse arrivare l'email. Anzi, andiamo qua, adesso ti faccio vedere pure quest'altra cosa. Ok, allora deve arrivare una email di conferma per poter praticamente attivare il profilo. Allora, vediamo un attimo. Attendiamo un attimo? No? Controlliamo. Ah, eccole qua, eccole qua. Vabbè, questa qua non la prendiamo, prendiamo questa qui. Eccola qui. Ci clicchiamo sopra e mi ha dato la possibilità. Ecco qua. Adesso confermato. Questo che significa? Adesso te lo mostro. Ah, come vedete questa rimane aperta,
questa è quella di prima che rimaneva aperta, quindi gestisci la posta la stessa, cioè sulla stesso Chrome la posta di 2 account. Allora, cosa significa quello che ho fatto adesso? Che io adesso posso andare qui, allora mi deve dare, vediamo un attimo, carichiamo un attimo Gmail, eccolo qua, posso inviare l'email con questo indirizzo email che adesso ho caricato, però in questo modo invio solo le email ma non le scarico, cioè se mi arriva posta non la posso consultare, quindi aggiungo anche questo, vado qui, mi esce il solito box, allora mi copio l'indirizzo email in modo tale che, attenzione qua gli spazi vuoti, punti, virgole, perché è un macello. Andiamo avanti, ecco qua. Allora, nome utente si inserisce, nel mio caso io devo reinserire il nome utente come quello lì di sopra, inserisco la password, poi nello scarico posta, ma parliamo così ci capiamo meglio, diciamolo così, qui devo inserire pop, nel mio caso la porta è questa, la 110. Ok, quindi mi dà la possibilità di poter lasciare una copia del messaggio sul server, in modo tale che magari ci puoi collegare un altro account ancora che si controlla la posta, se per caso, così 2 account di Gmail che scaricano entrambi la stessa posta, oppure potrebbe essere una cosa sfiziosa. Qui gli puoi mettere direttamente l'etichetta per farti capire da dove scarica la posta, oppure la mandi direttamente in archivio, come abbiamo visto per l'altro video, anzi a questo punto te lo lascio in descrizione il video per le email in archivio. Allora, fatto questo, se non ricordo male questo dovrebbe bastare, vediamo un attimo. Sta controllando la posta, non ci dovrebbe essere nulla, però attendiamo con calma, perché sembra che ci sta impiegando un po' di tempo. Allora, ne rientriamo. Ok, qua è andata, mi ha dato errore su quest'altro indirizzo che avevo configurato precedentemente. Questo lo ignoro perché sta accadendo questo. Può darsi che sia un malfunzionamento momentaneo del server di posta che sto utilizzando, non lo so, perché diciamo che non l'ha mai fatto, però vabbè, magari. Però il procedimento che ti ho fatto vedere è questo, ecco, infatti il messaggio si è tolto, quindi significa che i dati sono corretti. Non ti so dire perché accade questo. Se ti dovesse accadere, ti conviene contattare chi ti fornisce il servizio di posta e raccontare quello che ti accade, e quindi magari farti suggerire come poter gestire la tua posta su Gmail. Quindi adesso, per come ho configurato Gmail, abbiamo la possibilità di poter inviare il messaggio con un'altra email, quindi si chiama prova, e addirittura scaricare praticamente un altro indirizzo di posta, cioè sempre prova, che non solo invia ma scarica pure. Poi qui puoi controllare un'altra Gmail, come ti ho fatto vedere prima, quando la selezioni si apre una nuova scheda di Chrome, quindi adesso hai tutte le conoscenze per poter gestire la tua email, anzi le tue email. Quindi, se questo video ti è piaciuto, lascia un like, condividi questo video con le persone che magari hanno più di un'email, oppure che magari non riescono a gestire tutte le loro email, non sanno che Gmail è possibile non configurarlo all'interno ma aprire un'altra nuova scheda. Tutte le informazioni che ti ho dato, condividi con loro questo video, perché penso che sia molto utile, perché al giorno d'oggi chi è che non ha
più una singola email. Tutti ne abbiamo tantissime da dover consultare e gestire. Non ti dimenticare di iscriverti al canale, mi raccomando, perché per me è davvero importante. E nel momento in cui hai qualche problema, hai qualche dubbio, vuoi chiedere qualche informazione in più, vuoi darmi anche qualche suggerimento, lascia un commento sotto al video e sicuramente ti risponderò. Per il resto, questo è tutto, grazie e alla prossima!